Un uomo che si intendeva di dati sensibili, di segreti, anzi che di proprio questi dati sensibili aveva fatto anche parte della propria carriera, della propria vita lavorativa. È l'uomo di oggi, è il nostro protagonista, un uomo cui dedichiamo un video monografia nell'anniversario tragico della scomparsa. Un uomo che ci ha dato moltissimo, che ci ha trasmesso un retaggio, e quel retaggio è la voglia di non arrendersi mai, ma davvero mai, di fronte alle difficoltà, nemmeno di fronte a quelle situazioni che si ritengono ineluttabili. Un uomo che per tutta la sua vita ha portato avanti un ideale, l'ideale di giustizia, un ideale che a volte può essere ritenuto utopistico o addirittura sciocco, perché è difficile, anche solo da tratteggiare, figurarsi da raggiungere in maniera compiuta. Un uomo che oggi ricordiamo per il suo impegno lavorativo e civile e anche per tutte le ombre che accompagnano la sua tragica scomparsa. Un uomo di nome Paolo Emanuele Borsellino. La protezione dei dati, dei nostri segreti, soprattutto dei documenti più sensibili, è qualcosa di importantissimo e lo sappiamo bene, non da oggi, ma da sempre. È un tema diventato ancora più attuale con il boom di Internet. Negli ultimi 25 anni il rischio di esporre i nostri dati personali, dati sensibili, dati anche super sensibili, è aumentato in maniera esponenziale. Ecco perché gli amici di NordVPN, amici del nostro canale Dentro la Storia, riservano a tutti i nostri follower delle particolari offerte per metterci al sicuro dai malintenzionati e garantirci una esperienza di navigazione assolutamente sicura in ogni stagione, anche d'estate, grazie alla nuova app Saily che permette di navigare in tutta sicurezza anche accedendo ai wifi dei luoghi pubblici. Per saperne di più trovate i banner in sovraimpressione e anche nella descrizione di questo video. La nostra storia inizia dalla fine, inizia da un altro 19 luglio, non del 2024, del 1992. Siamo a Palermo, è una giornata come tante altre, è una giornata d'estate. Il nostro protagonista, che è un magistrato, è andato a pranzo con la moglie, Agnese, e con i figli, Manfredi e Lucia. Finito di pranzare, decide di far visita alla madre e a sua sorella, Rita, che abitano a Palermo, in via D'Amelio. È una visita concordata. Ma c'è anche qualcun altro, al di fuori della famiglia Borsellino, che sa di quella visita. E non parliamo degli uomini della scorta, anzi uomini e donne, perché con Paolo Borsellino ci sono 5 agenti, tra cui Emanuela Loi, una apripista, una donna coraggiosa che ha deciso di entrare in polizia e di sfidare la mafia a costo della propria vita, facendo da scudo a un magistrato impegnato. È metà pomeriggio, il piccolo convoglio che porta il magistrato Paolo Borsellino arriva in via D'Amelio, il magistrato scende e anche quasi tutta la scorta scende con lui. A bordo di uno dei veicoli resta l'agente Antonino Hullo, che va a parcheggiare. Gli altri, Emanuele Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Treina, si dispongono a protezione del magistrato, che si dirige verso l'ingresso della palazzina per suonare il campanello. Lì vicino è parcheggiata un'altra automobile, è una Fiat 126, un'auto come tante altre. La Fiat 126, come detto, è un'auto anonima, ma quella Fiat 126 ha qualcosa di speciale. È stata letteralmente imbottita di tritolo. È una bomba. E alle 16:58 quella bomba esplode. È una esplosione devastante. I primi soccorritori ad arrivare in via D'Amelio pensano di essersi ritrovati catapultati a Beirut nei giorni della guerra civile. Quante volte in televisione si erano viste quelle immagini devastanti dei palazzi anneriti dalle esplosioni, delle automobili divelte, bruciate, dei crateri. Ecco, la stessa scena si vede a Palermo, in via D'Amelio, e sul terreno non ci sono guerriglieri libanesi, ci sono quei 5 agenti di scorta e lui, Paolo Borsellino, morti, tutti e 6. Qualcuno ha premuto il pulsante per porre fine alla vita di un magistrato impegnato e per questo decisamente scomodo, per non dire pericoloso. Forse solo in quel momento l'Italia si accorge di Paolo Borsellino. Un'Italia che era ancora scossa
scossa da quello che era avvenuto in precedenza, scossa dalle dimissioni polemiche di Francesco Cossiga dalla Presidenza della Repubblica, scossa dall'attentato di Capaci, che appena 8 settimane prima era costato la vita a Giovanni Falcone. Lui sì, un giudice da copertina, un giudice il cui nome ricorreva le cronache, veniva pubblicato nei titoli di giornali, sulle copertine delle riviste. E subito dopo l'elezione, quasi come una reazione automatica dello Stato, di Oscar Luigi Scalfaro come nuovo Presidente della Repubblica. Quei 57 giorni che separano la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio sono forse i 57 giorni più difficili della cosiddetta Prima Repubblica, forse anche di più del quasi stesso quantitativo di giorni del sequestro Moro. Lo Stato si ritrova a spalle al muro con una nuova sfida, la sfida lanciata questa volta non dal terrorismo, ma dalla mafia, che usa però gli stessi metodi del terrorismo, le bombe per uccidere obiettivi e anche innocenti. Non era stata la prima volta. Pensate alla strage di Ciaculli nella prima guerra di mafia, la strage che pone fine alla prima guerra di mafia, perché quando quella bomba esplode nel mandamento dei Greco, uccidendo servitori dello Stato interviene in forze e sono gli stessi clan a cercare la pace per evitare di farsi distruggere dalla reazione furibonda delle forze dell'ordine e della magistratura. Ma di tritolo, di bombe, si era parlato anche prima, con l'esplosione che costò la vita, sempre sotto casa sua, a un altro magistrato, Rocco Chinnici, responsabile dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, il padre del pool antimafia. Rocco Chinnici era stato il maestro, il mentore sia di Giovanni Falcone che di Paolo Borsellino. Li aveva visti crescere all'interno del Tribunale di Palermo, li aveva allevati quasi come dei figli e con loro aveva deciso di portare avanti un nuovo metodo di lavoro. Un metodo che in realtà non era un'invenzione campata in aria, era semplicemente la riproposizione a Palermo di quello che aveva già dimostrato la propria funzionalità, le proprie doti altrove. Negli anni 70 l'Italia è scossa, come abbiamo già detto, dal terrorismo prima di destra, poi di sinistra e poi entrambi. Per combattere il terrorismo, soprattutto quello delle Brigate Rosse, viene istituito il pool antiterrorismo. È un fatto nuovo, è una modalità diversa di accorpare tutti quanti i lavori di magistratura, tutte quante le inchieste, affidandole a un nucleo ristretto di magistrati che lavorano solo su quello. Non vengono distratti dai cosiddetti processetti, dai piccoli procedimenti contro piccoli criminali o fatti di poco conto. Lavorano esclusivamente su un argomento. Prima è il terrorismo rosso, si comincia a Torino, è il periodo delle BR, è il periodo dei nuclei antibrigatismo del generale Dalla Chiesa. Poi Rocco Chinnici, spinto anche dalle idee di Falcone, decide di replicare lo stesso metodo a Palermo. È una buona idea. Chinnici decide di istituire un gruppo di lavoro composto da Falcone, Borsellino e da un terzo magistrato, Giuseppe Di Lello. Ma Chinnici non riesce a vedere la nascita di questo gruppo di lavoro. Muore prima. Viene ucciso il 29 luglio 1983 sotto casa sua. Anche in quel caso, da una bomba. Anche in quel caso si salva solo l'autista, Paparcuri, pur gravemente ferito. Muoiono con Chinnici, la scorta e il portiere dello stabile. Al posto di Chinnici arriva un altro magistrato, Antonino Caponnetto, e lui estende questo pool. Fa entrare anche Leonardo Guarnotta, un altro magistrato. Questi quattro, Falcone, Borsellino, Di Lello, Guarnotta, lavorano giorno e notte nel ricostruire la intricata maglia della piovra di Cosa Nostra. Una Cosa Nostra che negli anni '80 si sta distruggendo e rinnovando al proprio interno. Sono gli anni della seconda guerra di mafia, iniziata con l'uccisione del principe di Villagrazia, Stefano Bontate, e proseguita poi con la mattanza contro gli restanti del clan Bontate, contro gli Inzerillo, contro i fedeli delle famiglie antiche, quelle che non avevano voluto piegarsi al nuovo potere dei Corleonesi. Tra questi c'erano anche i familiari di Don Masino, Tommaso Buscetta, di cui abbiamo già parlato. Trovate il video nel canale. Il lavoro del pool è difficile, ma il lavoro è quello di portare a disposizione dei magistrati che andranno poi con loro in aula una mole di materiale tale da inchiodare i boss alle loro responsabilità. Dal lavoro del pool nascono processi clamorosi. Il più celebre è il maxi processo di Palermo, celebrato all'interno di una nuova sede, la cosiddetta aula bunker, un'aula costruita appositamente
nel perimetro del carcere del Lucciardone a Palermo, capace di resistere anche a esplosioni di tritolo o addirittura ai missili, non si sa mai. Ebbene, il lavoro possente del pool dura diversi anni, ma arriva a una fase cruciale quando Paolo Borsellino, assieme a Giovanni Falcone, vengono trasferiti per un breve periodo nella foresteria del carcere dell'Asinara per poter completare quel lavoro. Devono scrivere l'ordinanza sentenza di 8.000 pagine che riguarda la bellezza di 475 indagati. È una mole di lavoro immensa e serve un luogo tranquillo e sicuro, perché sono anni in cui la mafia non solo uccide i propri figli, i propri adepti, ma uccide tanto, uccide per le strade, uccide servitori dello Stato, uccide il poliziotto Zucchetto, uccide Montana, uccide Ninni Cassarà. Bisogna stare attenti. Il rischio per i magistrati, che hanno già perso Chinnici e prima il giudice Terranova, è di finire nell'obiettivo delle famiglie e dei loro killer. Quella sentenza enorme, quell'ordinanza da 8.000 pagine, è una pietra miliare che porta la firma di Falcone e Borsellino e che diventa un punto di ripartenza nella lotta dello Stato alla mafia. Il processo di primo grado si apre il 10 febbraio del 1986, si conclude il 16 dicembre del 1987. Il computo finale è di 342 condanne, di cui 19 ergastoli. È un qualcosa di clamoroso, mai visto prima. È lo Stato che finalmente prende posizione e combatte in maniera dura, decisa i mafiosi, perché non ci sono solamente le condanne al carcere, ci sono i sequestri dei beni, ci sono i tentativi di colpire i boss e le famiglie in quello che a loro sta più a cuore, il denaro. Diversi pentiti di mafia affermeranno che il vero incubo dei boss non è finire dietro le sbarre, quella è un'esperienza che prima o poi si deve fare, è diventare poveri, anzi tornare alla povertà. La maggior parte dei boss non è nata ricca, anzi proviene dai ceti più umili, e tornare a quella povertà, a quelle ristrettezze, è ciò che agita davvero i sonni dei grandi criminali. Falcone e Borsellino lo sanno e lavorano proprio in questa direzione. Qualcosa però cambia 3 giorni dopo la pronuncia della sentenza di primo grado contro la mafia nel maxi processo. È il 19 dicembre del 1986. Paolo Borsellino chiede e ottiene di essere nominato procuratore della Repubblica a Marsala. È un qualcosa di singolare, è un qualcosa che prova a dare un segnale quasi di rottura col passato. Segnali anche che non vengono interamente colti dall'opinione pubblica. Il grande scrittore Leonardo Sciascia, ad esempio, critica questa decisione di Borsellino. Usa una locuzione destinata a diventare tristemente famosa, quella dei professionisti dell'antimafia. Inaugura una piccola schermaglia a parole proprio con Borsellino. I due si riappacificheranno nel giro di un annetto, si chiariranno e sarà tutto sepolto. Ma da quel momento in avanti comincia una brutta stagione. È la stagione del Corvo, sono le lettere anonime che inondano il palazzo di giustizia e non solo, vanno anche al di fuori. A dare un altro segnale di qualcosa che non va bene è l'avvicinamento tra Antonino Caponnetto, anziano e malato, con Antonino Meli. Falcone si era candidato al ruolo di capo dell'ufficio istruzione, ma il CSM decide altrimenti. Il voto del CSM è qualcosa che desta scandalo. Si parla di ingerenze politiche all'interno di una scelta che dovrebbe essere sostanzialmente meritocratica e tecnica. Effettivamente, alcune di queste scelte sono pilotate perché appaiono come critiche nei confronti di una concezione appunto politica della magistratura. Ciò che avviene subito dopo è la disgregazione del pool. Il lavoro di Antonino Meli viene fortemente criticato. Il pool non lavora più solo sui processi di mafia, ma anche sui processi comuni. A poco si disgrega. In questo senso, Borsellino è stato facile profeta, e forse anche per questo ha chiesto di andarsene a Marsala, mentre piovono quelle lettere anonime, una più infamante dell'altra. Si apre la caccia al cosiddetto Corvo, all'informatore anonimo, che con la pretesa di riportare un senso di giustizia all'interno del Tribunale di Palermo semina veleno, e ce n'è per tutti, a cominciare proprio da Giovanni Falcone. Chi è il Corvo? Non si saprà mai, anche se a lungo verrà sospettato un altro magistrato, Giuseppe Ayala, che non faceva parte del pool, ma lavorava assieme al pool in qualità di sostituto procuratore della Repubblica. Ma ciò che conta nella nostra storia è che da quel momento in avanti la legittimità, tanto delle posizioni all'interno del maxi processo, quanto del lavoro del pool, viene minata sempre di più. Inizia anche la stagione
dei tentativi di assassinio. La mafia ha messo nel mirino i magistrati, vuole fermare il loro lavoro a tutti i costi. Si cerca di colpire Falcone e Borsellino. Falcone rischia di restare vittima di un attentato alla Villa della Daura, dove solo all'ultimo si scopre un carico di esplosivo destinato a farlo saltare in aria tra gli scogli. E anche qui tornano i veleni, torna il corvo. Falcone che si sarebbe messo la bomba da solo per farsi pubblicità. Borsellino che interviene sdegnato. Ma lo stesso Borsellino, secondo alcuni collaboratori di giustizia, dovrebbe essere obiettivo di un altro attentato. Attentato che però non avviene per questioni interne alla mafia e per problemi organizzativi degli stessi mafiosi. Arriviamo al 1992, è l'anno di svolta, è l'anno in cui Giovanni Falcone è chiamato a svolgere un lavoro all'interno del Ministero di Grazia e Giustizia, come consulente del ministro Martelli per la questione delle carceri. L'ufficio per gli affari carcerari, questo è il suo nome, vede Falcone impegnato a gestire la situazione, soprattutto in relazione alle detenzioni dei mafiosi eccellenti, mafiosi che in precedenza si erano fatti beffe anche della carcerazione, riuscendo a far arrivare al di fuori del carcere i loro messaggi. Borsellino invece resta ancora in prima linea e indaga a fondo, indaga ad esempio su alcuni personaggi che fino a quel momento erano rimasti in secondo piano. Uno di questi è Marcello Dell'Utri, che all'epoca è un dirigente di Publitalia 80, la concessionaria di pubblicità della Fininvest. L'altro è un mafioso, si chiama Vittorio Mangano, è un boss, ha una storia un po' particolare alle spalle. Tra l'altro è stato mandato qualche anno prima al nord, a Milano, ma non ha mandato lo Stato cercando di eradicarlo dal territorio come era successo per altri suoi colleghi mafiosi. No, era stato invitato per trasferirsi in una certa villa di cui abbiamo già parlato, Villa San Martino, ad Arcore, ufficialmente con la funzione di fattore, in realtà come garanzia contro i sequestri, perché il nuovo proprietario di quella villa è un imprenditore, Silvio Berlusconi, che teme per l'incolumità propria e soprattutto dei suoi figli di primo letto. Mangano è una garanzia, ma Mangano è anche un trafficante di droga e di questo si sta occupando Borsellino. Lo rivela in un'intervista concessa ai giornalisti francesi di Canal Plus il 21 maggio del 1992. Manca pochissimo a Capaci, mancano 2 mesi a Via D'Amelio. Borsellino ha come il sentore che stia per succedere qualcosa. Non è uno sciocco, non è uno sprovveduto. Sa bene che quando Cosa Nostra resta in silenzio, vuol dire che qualcosa di molto grosso si sta preparando. Ai giornalisti francesi, Borsellino rivela che sì, c'è un'indagine in corso sui rapporti tra Mangano e Dell'Utri. Si spinge anche un pelino oltre, sfidando il proprio grande autocontrollo e la riservatezza che un magistrato deve mantenere in pubblico. Afferma che sì, Mangano era sicuramente la testa di ponte dell'organizzazione mafiosa del nord Italia. Vuol dire che la mafia è uscita bene dai suoi confini, non è più circoscritta in Sicilia o nel meridione, è andata oltre, e non solo oltreoceano, è andata a nord. Sui rapporti tra Mangano, Dell'Utri e Berlusconi, Borsellino è più reticente, c'è un'indagine in corso, non può dire nulla, c'è il segreto istruttorio, ma c'è molto di più. C'è del lavoro da fare ed è un lavoro pesante che conosce la prima sosta, quel giorno a Capaci. L'esplosione che costa la vita al magistrato e amico Giovanni Falcone, a sua moglie e agli agenti della scorta, e anche in questo caso se ne salva uno solo. È qualcosa di distruttivo, di deflagrante per tutta la Repubblica, ben oltre la distruzione di quel tratto di strada. È evidente già ai funerali delle vittime, con la vedova di uno degli agenti della scorta che si rivolge agli uomini della mafia, dicendo di mettersi in ginocchio, di tornare a essere cristiani, dicendo loro che il perdono è consentito, ma solo attraverso un vero pentimento. Sono parole forti che vengono pronunciate in quella chiesa, parole forti che seguono qualche giorno dopo un altro evento. Viene presentato un libro, è stato scritto dal giornalista Pino Arlacchi, si intitola Gli uomini del disonore. È un libro in cui Arlacchi ha sentito uno dei grandi pentiti di mafia, che aveva vuotato il sacco e ha raccontato la sua verità. In quell'occasione, l'occasione della presentazione del libro, a Borsellino viene chiesto se intenda candidarsi alla successione di Falcone alla superprocura, e quello genera quel fatto, un piccolo incidente diplomatico. Borsellino non intende far carriera, ma i ministri Scotti e Martelli vogliono condizionare la scelta affinché ci sia un nome di peso dopo Falcone. La verità è che Borsellino sa di avere i giorni contati. I segnali gli arrivano sempre più forti. Quando inizia a lavorare ai nuovi fascicoli, lo stesso Borsellino si rende conto che la questione è molto scottante.
Ne parla ad esempio con due personaggi destinati a salire agli onori delle cronache. Sono il futuro generale Mario Mori, all'epoca colonnello, e il capitano Giuseppe Donno. Con loro parla dell'inchiesta mafia e appalti. Ma i due, i cui nomi torneranno nei faldoni dell'inchiesta chiamata trattativa Stato-mafia, si sono occupati anche di altre questioni, tra cui quella dell'ex sindaco Ciancimino, un sindaco molto chiacchierato, vicino, contiguo a Cosa Nostra. Ed è forse proprio in quell'ambiente che mescola le istituzioni, pezzi dello Stato, ex amministratori pubblici e mafiosi, che matura la strage di Via D'Amelio, quella strage di cui parlavamo in apertura, una strage squassante, che distrugge anche il senso dello Stato della città di Palermo. Lo si vede ai funerali nella cattedrale per i 5 agenti di scorta. La folla lancia le monetine, urla, strattoni politici. Il grido è fuori la mafia dallo Stato. Persino il nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, è coinvolto nella gazzarra. È qualcosa di mai visto prima. La gente comune di Palermo si ribella, non ne può più. Vede morire uno dopo l'altro, da solo, chi si era opposto alla violenza dei mafiosi. C'è anche un giallo che riguarda proprio quella strage. Sparisce parte del carteggio di Borsellino. Qualcuno lo trafuga. Come già erano stati trafugati i documenti del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dopo la sua uccisione, sempre a Palermo, in una sera di settembre del 1982. Spariscono dei documenti, ma si affaccia anche un'altra ombra, non più quella del corpo, quella del traditore. Si comincia a fare un nome pesante. Il nome di Udutturi, come viene chiamato nelle aule di tribunale e nelle corsie di Palazzo di Giustizia. Udutturi è Bruno Contrada, il super poliziotto, ex capo della Mobile, ex collega di Boris Giuliano, teoricamente un intoccabile, ma sospettato da più parti di contiguità con la mafia. È proprio dalla sua figura che iniziano i dubbi su quella che viene chiamata la trattativa Stato-mafia. Possibile che pezzi dello Stato abbiano deciso di piegarsi nei confronti dei mafiosi, di trovare un accordo, quello che Totò Riina chiamerà il papello, per giungere a una tregua, per finirla con le bombe, con le stragi? È possibile che Capaci e Via D'Amelio siano semplicemente il prezzo pagato, in parte, per questa trattativa? È possibile che lo Stato abbia barattato un pezzo di se stesso, soprattutto dei propri valori, a cominciare dal senso di giustizia, con la vita di alcuni suoi servitori fedeli? È un dubbio atroce che ha attanagliato la nostra Repubblica per oltre 30 anni. Ancora oggi, dopo che si è smontato il teorema sulla trattativa, alcune zone d'ombra permangono. Resta invece la lezione morale di Paolo Borsellino. Pochi giorni prima di morire rilasciò un'intervista al giornalista Lamberto Sposini, un'intervista che è un po' il suo testamento, ed è con queste parole che concludiamo questo video. Io accetto l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro. Sono passati 32 anni, ma la memoria di Paolo Borsellino vive ancora e il suo metodo, il suo lavoro, la sua dedizione non moriranno mai.